C'è solo un modo di viaggiare. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo? Con una DeLorean? Ritorno al futuro. Ehi, Doc. Perfetto ragazzi, ci siamo. L'hype era alle stelle, l'attesa era tanta, ma finalmente siamo qui per la recensione del nuovo set di Mamma Lego, la nuova DeLorean di Ritorno al futuro. Prima di cominciare vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella delle notifiche, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e recensioni, ma soprattutto le nostre fantastiche live. Lasciate un bellissimo like se il video vi è piaciuto e non dimenticatevi di seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram. Bene, cominciamo subito e senza giri di parole. Lego 10300, la macchina del tempo di Ritorno al futuro, composto da 1872 pezzi ad un prezzo di 169,99 €. Set che ha mandato completamente in tilt il sito online di Lego, registrando da subito il temporaneamente terminato. E lo sappiamo bene tutti che prima di rivederlo disponibile passerà sicuramente un bel po' di tempo. La confezione è davvero fantastica. Nella parte frontale l'immagine della DeLorean del primo film, ricoperta dai classici fulmini che si vedono nel momento in cui raggiunge la velocità che rende possibile il viaggio nel tempo. Il retro stesso identico discorso, ma con l'immagine della DeLorean del secondo film, quindi la versione volante. Notiamo che la confezione ci rivela anche la possibilità di costruire 3 diverse versioni della stessa, una per ogni film della saga, e la presenza delle 2 minifigure iconiche Doc e Marty. La build comincia con una solidissima base in stile Technic, pochi pezzi devo dire, ma utilizzati in maniera intelligente, in modo da non rendere il set troppo pesante, più snello nell'insieme e più semplice da ricoprire di dettagli. Procedendo con la build mi sono subito reso conto che molte tecniche di costruzione si ricollegano al set 10274, la Ecto 1 Ghostbuster, che ho già recensito e vi metto il link qui in descrizione, che ho veramente adorato. Quindi potete immaginare il mio entusiasmo procedendo con le successive fasi della build. La fase successiva prevede la costruzione dei 2 supporti anteriore e posteriore delle ruote e subito mi sono accorto che il set non prevede un sistema sterzante. Sinceramente, dettaglio che non mi tocca neanche un po', in quanto uno dei punti forza di questa build è sicuramente la possibilità di ruotare le ruote verso il basso, in stile macchina volante del secondo film, tramite appunto un apposito meccanismo costituito da una leva rossa sotto la macchina. Davvero sorprendente. Le successive fasi della build non sono altro che la costruzione di tutte quelle sezioni che porteranno la nostra DeLorean alla forma base, dove poi dovremmo scegliere la conformazione che più ci piace. Quindi 3 diverse versioni, una per ogni film della saga. Il paraurti frontale davvero fantastico, con questo slope a 30 gradi, con il marchio DMC stampato e non adesivo. Queste veramente sono le cose che voglio vedere in un set di questo tipo. Ed il parabrezza anteriore, anche questo un nuovo pezzo creato appositamente per questa build, veramente eccezionale. Come anche nuovo pezzo stampato è questo slope a 45 gradi per dare al tutto il sistema una conformazione più iconica. I dettagli interni sono pressoché realistici, anche se la maggior parte dei comandi è formata da adesivi, ad esclusione della tastiera dei comandi e di tutta la strumentazione che fa parte del condensatore di flusso. E lo stesso condensatore realizzato davvero in maniera geniale, grazie anche all'utilizzo di un brick luminoso che, devo dirvi la verità, mi ha fatto veramente impazzire. Il tutto si conclude con il sistema posteriore di raffreddamento della macchina del tempo, anch'esso davvero ben realizzato
e delle portiere ad ali di gabbiano, dove secondo me ho rilevato l'unico problema della build, sicuramente non rilevante ai fini della mia valutazione finale, però da amante della saga andare ad aprire gli sportelli e notare che non c'è abbastanza attrito per controbilanciare il peso e mantenere le portiere alzate mi ha fatto rimanere un po' male. Ed è un peccato, perché mantenere le portiere aperte aggiungerebbe un bellissimo dettaglio al set al momento dell'esposizione. Benissimo, siamo pronti per entrare meglio nel dettaglio delle 3 build a nostra disposizione. Partiamo subito con la prima versione, dicendo che il modello finale è pressoché fantastico. Lo stile iconico del modello è perfettamente rappresentato, catturando la forma unica della DeLorean. Il cofano è realizzato in maniera veramente soddisfacente, ma soprattutto a filo e si apre in maniera davvero fluida. Inoltre all'interno c'è abbastanza spazio per l'inserimento di 2 oggetti essenziali ai fini delle storie, e sono la cassa di plutonio con all'interno 2 unità di carburante essenziale alla macchina e necessarie per un unico viaggio di andata e ritorno, caratteristica appunto del primo film, e l'overboard del secondo. Purtroppo lo spazio risulta limitato a solo queste 2 unità. La targa Out of Time, che purtroppo è un adesivo, l'unico punto negativo che ho trovato in questo set che non mi è andato veramente giù, ed infine l'ultimo passaggio, che è il posizionamento del reattore a fusione e la costruzione dell'asta conduttiva, capace appunto di immagazzinare la potenza del fulmine nel flusso canalizzatore. La seconda versione invece non differisce tanto dalla prima, se non per alcuni dettagli, ma comunque molto importanti. Anzitutto la targa degli anni 80 è stata sostituita con la versione con il codice a barre del futuro, anch'essa rappresentata con un adesivo. L'altro cambiamento significativo è il reattore a fusione, realizzato in maniera davvero eccelsa, sia per il design sia per l'inserimento anche qui di un bellissimo easter egg. Inutile naturalmente spiegarlo, perché credo che abbiate capito tutti di cosa si tratta. Ma la cosa che davvero rende unica questa versione, che premesso è la mia preferita, è appunto, come detto in precedenza, la possibilità di ruotare le ruote verso il basso tramite l'ingegnoso meccanismo al di sotto della macchina. Così facendo la macchina del tempo acquisisce la possibilità di volare. Per finire, la terza versione. Come sappiamo tutti, non vengono presentati anche qui grossi cambiamenti di design, se non per la sostituzione delle borchie ed il nuovo circuito che è presente sul cofano della nostra DeLorean, ed anch'esso molto realistico. Per concludere ragazzi, il set è un vero spettacolo. La possibilità di ricreare la DeLorean nelle 3 versioni dei rispettivi film, secondo me, è il vero tocco di classe. Ogni versione è veramente accurata e l'esperienza di montaggio mi ha veramente catturato. Ogni volta che finivo una busta non vedevo l'ora di passare a quella successiva. Per questa volta Lego ha fatto davvero bingo. Inutile dirvi che vi consiglio di acquistarla il prima possibile e mi raccomando, fatemi sapere quale versione avete scelto di costruire. Bene ragazzi, anche questa recensione è finita e spero tanto che vi sia piaciuta. Un grosso bacione e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!